Nel video scorso abbiamo visto come automatizzare la raccolta di link Onion in pochi secondi con Onion Search, ma ora voglio farvi una domanda. Una volta che avete in mano quella lista di URL, siete davvero pronti a cliccarci sopra? Il dark web non è un parco giochi, è un labirinto di specchi dove l'80% di ciò che vedete è costruito per ingannarvi. Parlo di siti clone, chiavi BGP rubate, honeypot delle forze dell'ordine e forum che spariscono nel nulla, nel tempo. Se pensate che basti il Tor browser per navigare in sicurezza, siete la preda perfetta. Oggi alziamo il tiro, entriamo nella fase 2, la threat intelligence. Analizzeremo l'infrastruttura di questi portali, capiremo perché le community più blindate bloccano forzatamente JavaScript, come distinguere un sito phishing da una fonte legittima e come gli analisti di sicurezza tracciano l'uptime dei nodi senza farsi tracciare a loro volta. Vedremo come si muovono i flussi, quali sono le tecniche di attacco di DOS più comuni e come proteggere il vostro anonimato quando state facendo analisi. Questa è Cyber Antropologia. Scaldate il terminale e proteggete i vostri dati. Quindi ragazzi, prima di addentrarci nei siti e nei log dobbiamo fare chiarezza. Molti confondono Tor con una normale VPN, ma è un errore concettuale. Tor non è un tunnel point to point, è un overlay network basato sull'onion routing. Immaginate quindi di dover inviare una busta, ma invece di spedirla direttamente al destinatario, la avvolgete in 3 strati di crittografia. Ogni strato di questa busta viene rimosso da un nodo diverso: l'entry guard, il middle relay e l'exit node. Questo rende l'analisi del traffico estremamente difficile. Piccola premessa ragazzi, Tor è un browser molto potente, ma se lo usate con le impostazioni di default è come guidare un blindato con le porte aperte. Quindi ora andremo a configurarlo passo passo. Siamo all'interno della nostra macchina Kali e per prima cosa dobbiamo scaricare il Tor browser. Ragazzi, scaricate il Tor browser solo ed esclusivamente dal sito ufficiale Tor Project. Non utilizzate link esterni o download non ufficiali. Apriamo Tor. Ora ragazzi non lo metto a tutto schermo perché c'è la mia cam a destra, quindi lo sposto leggermente a sinistra e per prima cosa dobbiamo configurarlo. Ora la prima cosa che dovete fare prima di avviare la vostra navigazione è andare sullo scudo qua in alto a destra, lo cliccate e vedete il livello di sicurezza. Una volta scaricato si avvia a livello standard. Come vediamo standard a livello attuale, clicchiamo cambia, dopodiché il più sicuro. Ci dice che permette solo le funzionalità necessarie per siti statici e servizi di base. JavaScript è disattivato in tutti i siti in modo predefinito. Alcuni caratteri, icone, simboli e immagini sono disattivati. Audio e video sono click to play. La cosa importante ragazzi è che il JavaScript è disattivato. Salviamo e riavviamo. Il secondo passaggio ragazzi è la gestione delle finestre. Sembra una stronzata, mai, e dico mai, mettere il browser a schermo intero. Quando massimizzate la finestra, Tor cambia le dimensioni del canvas interno, permettendo ai siti di misurare la risoluzione esatta del vostro schermo. E questo è un altro dato utile per tracciarvi. Tenetelo nelle dimensioni di default che Tor propone all'apertura. Come buona norma dell'OPSEC, non installate estensioni aggiuntive. Quindi niente ad blocker, niente plugin di traduzione, niente di niente. Ogni estensione che aggiungete è un potenziale buco nell'OPSEC che può farvi avere un leak di dati e far risultare il vostro vero IP. Il browser deve rimanere nudo, come lo scaricate così lo aprite, di conseguenza identico a quello di milioni di altri utenti nel mondo. Nello scorso video ragazzi abbiamo trovato un bel po' di link riconducibili a tanti forum, tra cui abbiamo agganciato un link tipico del dark web. Bene, il sito in questione è esattamente questo. Ovviamente io non vi farò vedere quello che sta scritto, ma vi lascio giusto nell'idea di cosa sta scritto esattamente al centro della pagina. E la prima cosa che salta all'occhio, oltre alla struttura che ricorda le vecchie bacheche degli anni 90, è l'avviso in alto Your JavaScript is disabled. Perché questo JavaScript is disabled è lì al centro? Bene, non è per estetica, ma è un sistema di sicurezza della piattaforma. Il forum stesso ti avvisa
Se non hai configurato il browser correttamente, si è esposto. E come potete notare, in alto a destra abbiamo il link per il SimpleX Chat o i domini.onion principali. È un'infrastruttura che punta alla decentralizzazione. La tendenza attuale in questa community non è più il forum classico, ma lo spostamento delle comunicazioni sui protocolli crittografati, dove non c'è un server centrale che può essere sequestrato. Se noi andiamo avanti, ci spostiamo su un altro sito e il focus, ragazzi, deve andare sulla colonna a sinistra. Bene, trovate status, verified, approved o warning. Bene, ora passiamo a questo tipo di sito. Molti pensano che serva per navigare, ma per un analista di trade intelligence questa è una dashboard diagnostica. La rete Tor nel 2026 è al 90% instabile. Questi aggregatori servono a monitorare l'uptime dei nodi. Spesso quando vedete una serie di siti che passano da verified a warning o spariscono, non è necessariamente un'operazione delle forze dell'ordine. Attenzione, molto più banalmente è un attacco di DOS che satura la banda del nodo, rendendolo irraggiungibile per gli utenti legittimi. E fidatevi ragazzi, all'interno del dark web ci sono milioni e milioni di attacchi di DOS al giorno. Bene, passando dall'alto verso il basso vi ritrovate, ragazzi, accanto al nome dei mercati, questa iconcina verde, dove è riconducibile a verificato. E qui dovete aprire gli occhi. Questa è la parte dove la maggior parte degli utenti commette l'errore fatale. Quelle icone, quelle etichette verificate, sono parte di una strategia di social engineering estrema. Gli attaccanti sanno che l'utente cerca sicurezza e quindi cosa fanno? Creano un clone, mettono una bella etichetta verificato, che in sé per sé non significa nulla, è solo un'immagine, e aspettano che voi inseriate le vostre credenziali, o peggio, che caricate il vostro wallet su un sito che sembra ufficiale, ma non lo è. Se ci spostiamo nell'altro forum, scendendo giù, guardate i titoli del post in questo forum: how to jailbreak, free account, BNCC, how to hack. Bene, come analisti noi studiamo questi thread per fare thread analysis. Non ci interessa il contenuto specifico, ci interessa capire quali vettori di attacco sono di moda e se oggi il focus è sui bot per la I o sulla compravendita di account gaming. Significa che quella è la vulnerabilità più sfruttata del momento. Studiare questi forum serve ai dipartimenti di sicurezza informatica per prevenire i futuri attacchi che colpiranno il web nel prossimo mese. E quindi ragazzi, se siete qui solo per curiosare, siete nel posto sbagliato. Se siete qui invece per capire come si muovono le minacce digitali, state imparando la base della difesa informatica. In questo ecosistema non si tocca nulla, si osserva, si analizza e si chiude. Bene, e ora ragazzi analizziamo ciò che popola questi forum. Quindi andiamo per esempio su paid account, login leaks, username, password e cookie. E come possiamo notare sono liste di account compromessi. Bene, questo ragazzi il web non ve lo farà vedere mai. Tutti questi account sono stati violati e sono stati resi pubblici all'interno del forum del dark web. E di questi abbiamo quindi streaming, gaming, VPN, nomi che ormai tutti noi conosciamo. Molti pensano che questi account siano frutto di un semplice hacking individuale, di una persona che entra magari nel PC e ruba l'account, ma la realtà, dal punto di vista della trade intelligence, è molto più pericolosa, è molto più algoritmica. Questo fenomeno si chiama credential stuffing. Quindi tecnicamente non c'è nessuno che sbircia nella tua password. Funziona così: miliardi di persone, miliardi di credenziali rubate da enormi data breach avvenuti nel corso degli anni finiscono in database massivi. Gli attaccanti prendono questi database e usano dei bot che provano automaticamente migliaia di combinazioni, email e password su ogni servizio possibile: Netflix, Steam, PSN, eccetera. Il 90% di ciò che vedete in queste liste non è frutto di un furto mirato, ma del fatto che noi esseri umani usiamo la stessa password su più siti. Se volete sapere il pericolo reale, non è perdere l'abbonamento Netflix o Disney Plus. Il pericolo reale è il dominio della vostra vita digitale. Se usate la stessa password per la vostra mail principale, per un servizio secondario che finisce in una di queste liste, l'attaccante ha le chiavi per entrare nella vostra posta e dalla posta resettano le password della vostra banca, del vostro crypto wallet, del vostro profilo social. È un effetto domino.
E ora passiamo l'attenzione sui messaggi e sui threads che ci sono ogni giorno. Come potete vedere, sullo streaming accounts abbiamo 35.000 messaggi, di cui quasi 3.000 threads aperti. Nel gaming 32.000 e nella VPN account 15.000. Bene, questi sono messaggi che si scambiano nel giro di una settimana. E solamente oggi abbiamo 835 visualizzazioni per la parte Netflix, 2000 visualizzazioni per la parte di Disney Plus Premium e così via, ragazzi. Questo solamente oggi. Questo vuol dire che è un mercato saturo. E qui c'è un'ulteriore trappola: il malware. Spesso questi account gratuiti o liccati sono l'esca. Gli attaccanti sanno che la gente cerca un account gratis, quindi pubblicano file, tool o fantomatici generator per sbloccare questi account che in realtà contengono infostealer o trojan. Quindi non solo avrete l'account, ma finirete per regalare le vostre credenziali reali a chi ha creato il file. Bene, io tempo fa creai una email dove girava all'interno del dark web. Ovviamente un'email fasulla, un'email non reale, un'email che io non ho mai utilizzato nei servizi che io uso tuttora oggi. E quindi ora, ragazzi, andiamo ad analizzare la mia email all'interno di Have I Been Pivnet. Bene, ora io inserisco la mia vecchia mail che ormai non uso più, ma che comunque ancora oggi viene girata e rigirata all'interno del dark web. Facciamo un check e, come potete notare, la mia email risulta che abbia avuto 9 data breach. L'ultima risale al 2025, ad aprile, poi a febbraio 2025, un'altra a gennaio 2021, un'altra a marzo 2019 e così via. Bene, la mia email io l'ho messa all'interno di alcuni forum, alcuni siti, proprio per fare comunque dei test, ed è rimasta dimenticata nel tempo. E questa email ha fatto il giro del dark web. E in un modo o nell'altro la mia email sarà finita all'interno di uno di questi forum. Bene, prima di chiudere voglio mostrarvi un ultimo dettaglio tecnico che è fondamentale per capire come ragiona chi gestisce questi forum. Bene, clicchiamo su un forum qualsiasi, quindi Disney Plus Premium Account, e guardate questo box, Reply e React. Per vedere il contenuto, il sito ti obbliga a cliccare su Like, Love o Wow. Questo non è un semplice sistema di commenti. In termini di threat intelligence si chiama forced engagement, quindi in gergo tecnico coinvolgimento forzato. Perché lo fanno? Non per la community, è per due motivi puramente tecnici: manipolazione delle metriche e identificazione del target. Questi forum vivono di ranking. Più interazioni ci sono su un thread, più il sito sembra attivo e popolare. Questo serve per far risalire il sito nei risultati di ricerca o nelle liste di directory, attirando sempre più vittime ignare. E l'identificazione del target è la parte più subdola. Quando clicchi su like o reply, stai lasciando una traccia indelebile nel database del forum. Stai dicendo agli amministratori: sono un utente attivo, sono qui e mi interessano questi specifici contenuti illegali. In pratica ti stai autoprofilando come un target ideale per future truffe, campagne di phishing o, nei casi peggiori, per essere monitorato. Questo tipo di gamification trasforma la vita in un complice involontario della crescita del sito. Più interagisci, più aiuti il sito a crescere, più metti a rischio la tua identità digitale. È un circolo vizioso. La prossima volta che vedete un sito dove vi chiede un like per sbloccare il contenuto o anche un piccolo commento per sbloccare il contenuto, chiedetevi cosa sta succedendo davvero dietro le quinte. Stanno solo cercando di fare numeri o stanno mappando chi di voi è più propenso a cliccare su contenuti rischiosi? La risposta, e nella maggior parte dei casi, è entrambe. Abbiamo visto l'infrastruttura, abbiamo analizzato i vettori di rischio e soprattutto abbiamo smontato il mito che il web, o meglio il dark web, sia un posto dove curiosare senza conseguenze. Bene, questa, ragazzi, quello che vi ho mostrato, questi due piccoli siti sono una piccola parte del dark web.
Ma vi garantisco che ci sono milioni e milioni di forum ancora in circolazione, o anche di marketplace in circolazione. Il dark web non è un parco giochi, è un ecosistema ostile dove la vostra sicurezza dipende al 100% dalla vostra preparazione tecnica. Oggi non abbiamo interagito, non abbiamo creato account, non abbiamo cliccato su nulla. Abbiamo fatto threat intelligence, abbiamo osservato il terreno per capire come si muovono le minacce, come funzionano gli attacchi DOS su determinati siti e perché il phishing è la vera piaga di questa rete. Se questo video vi ha aiutato a capire meglio come funziona la rete sotto la superficie, lasciate un like e iscrivetevi al canale e fatemi sapere nei commenti quale altro aspetto della cyber security o della difesa digitale volete che smontiamo insieme nel prossimo video. E come diciamo sempre io e Gino, restate sicuri, restate curiosi e restate invisibili.